Il falso tamponamento. A Via Fani non c'è stato alcun tamponamento. È stato spacciato a lungo proprio attraverso i vari gruppi organizzati su internet, uno di quelli, ho detto, ispirato al 16 marzo, tamponamento, un altro che ha spacciato il tamponamento e la mano della CIA è stato Sigfrido Ranucci, quello che ha lamentato di aver subito un attentato, a suo avviso, a causa della inchiesta su Moro. Ma la sua inchiesta su Moro coinvolge la CIA, non i servizi sovietici, e sostiene che c'è stato un tamponamento e il tamponamento non c'è stato. Di Licio Gelli abbiamo detto, della incongruenza della ricostruzione del Viminale, della polizia scientifica del Viminale sui fatti di Via Fani. Gli USA volevano la morte di Moro. Ho portato dei documenti, non vogliono leggerli, non è vero assolutamente. Carter scrive a Cossiga chiedendogli di trattare e pagare per la vita di Moro. E gli scrive, attenzione, 8 giorni dopo che Piersanti Mattarella, mentre tutte le istituzioni dello Stato si dicono impegnate nella ricerca di Moro, Piersanti Mattarella sostiene che Moro non potrà più essere né Presidente della Repubblica né Presidente del Consiglio. Lo mette su un binario morto. La risposta a questo perché è la chiave di volta del caso Moro. Dicono che Mosca fu favorevole, l'Unione Sovietica favorevole a Moro. L'Unione Sovietica faceva il suo interesse. L'Unione Sovietica rispose alla sollecitazione italiana di sbarrare la strada del Colle ad Aldo Moro, ma poi utilizzò Moro per i suoi scopi. Moro fu torturato non solo con le costole rotte, e la tortura è evidente nel fatto che le 4 costole rotte sono rotte in tempi distinti e non hanno procurato emorragie interne, quindi le costole sono state colpite misuratamente. C'è stato un anonimo che ha sostenuto che le 4 costole rotte sono state causate sbattendo sulla portiera dell'auto durante il rapimento. Non è possibile, perché avrebbero sentito l'urlo di Moro da Piazza San Pietro e Moro non avrebbe potuto neanche fare un passo con 4 costole rotte in quel momento. Questa delle 4 costole rotte è la storia più sporca di tutta questa vicenda, perché è evidente che se hanno nascosto questo fatto e se tuttora lo nascondono è perché svela tutto il marcio che c'è dietro. E veniamo all'autopsia. Ora, non ha alcun senso
interrogarsi sulla vicenda Moro senza esaminare nel profondo come è stata svolta l'autopsia. Innanzitutto è mancata la specillatura delle ferite, non c'è, nel verbale non se ne parla. Che cos'è la specillatura delle ferite? Io introduco uno specillo e estraggo anche elementi di tessuto, brandelli delle pallotole, non se ne parla. Poi si scopre, anni dopo, grazie a una perizia commissionata da Paolo Cucchiarelli, a un luminare della medicina legale, che l'uccisione causata da 11 o 12 colpi è avvenuta in 3 tempi. Perché? Un sicario cui è stato ordinato di uccidere Moro si dota di 2 armi differenti e lo uccide con 3 serie differenti di colpi. Se io sono stato incaricato di uccidere Moro, gli sparo dritto al cuore, qua, o fra gli occhi, o ambedue. No. Sparo una serie di colpi convergenti, ho riportato la fotografia in questa zona, che poi questa serie di colpi viene gabellata dalla commissione del medico Fioroni come colpi a raggiera intorno al cuore, ma i colpi a raggiera, se fossero mai stati a raggiera, dovevano essere in questa zona qua, perché il cuore è qua. Il medico Fioroni accetta la grande bugia di un agente vaticano, Monsignor Fabbri, e per lui i colpi a raggiera sono qui. Ma i consulenti della commissione Fioroni, magistrati e finissimi investigatori, c'era un colonnello poi finito nelle mani di una sciacquetta, come hanno potuto avallare questa balla? E soprattutto, come mai non hanno chiesto a Fioroni di incriminare seduta stante Monsignor Fabbri, non solo per falsa testimonianza, ma perché come aveva ricevuto lui le fotografie scattate dall'autorità giudiziaria ad Aldo Moro sul tavolo incisorio. Nella sala incisoria c'erano i periti settori, i legali e il colonnello dei carabinieri Antonio Cornacchia. Come è possibile che un agente del Vaticano avesse quella fotografia e ne facesse un uso pure distorto e i consulenti della commissione Fioroni non se ne accorgono? Ma ancora peggio, a un certo punto si svolge un colloquio surreale fra il perito nominato
da Paolo Cucchiarelli, la commissione, il colonnello Lipani del RIS dei Carabinieri. Tutti parlano di questa serie di 3 colpi, ma nessuno accenna alle costole rotte. Ma la serie dei 3 colpi incide in gran parte dove ci sono le costole rotte. E come mai questo non viene rilevato? E come mai ci si interroga su che cosa è avvenuto nella Renault 4, dove Aldo Moro sarebbe stato sparato, ma stando sul sedile posteriore, un poveretto con 4 costole rotte sta sul sedile posteriore del Renault 4. Ma siamo imbecilli? No, dico, voi siete dei finissimi investigatori, io sono un peracottaro qualsiasi, ma una persona con 4 costole rotte sul sedile posteriore della Renault non ci sta. State raccontando frottole, dovete essere tutti indagati.